Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Sagittario, e le tendenze energetiche sorpresive del prossimo trimestre. Che sorpresa potrebbe arrivare per gli amici del Sagittario? Abbiamo la carta del mondo. Cari amici del Sagittario, con il mondo si potrebbe trattare di un viaggio, della pianificazione di uno spostamento, di un movimento, qualche meta da andare a visitare, ad esplorare, ed è anche una carta che ci parla della conclusione di un ciclo, del compimento, del raggiungimento di un risultato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi ci sono anche i link ai video gratuiti presenti sul canale. Sono due, hanno le playlist proprie, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo subito con una regina di coppe. Asso di bastoni, cavaliere di denari, tre di coppe, quattro di pentacoli, la temperanza, e tre di pentacoli. Guardate ragazzi, potrebbe parlare per qualcuno di un cambio di una situazione relazionale e per qualcun altro un cambio da un punto di vista abitativo. Non so per quanti possa risuonare, ma se avete coabitanti più che conviventi, coabitanti, quindi persone con le quali condividete l'affitto, ehm, può essere che ci sia un cambio da quel punto di vista. Allora, partiamo dalla regina di coppe. Potrebbe essere la vostra energia o potrebbe essere un momento, diciamo, pregno di emozioni anche importanti. Andiamo a vedere. 4 di bastoni può far riferimento a una madre anche, a una maternità. C'è qualche cosa qui che ha a che vedere con la casa, ragazzi, o il convivere, il coabitare con qualcuno, magari è una situazione già esistente. Re di Pentacoli. Sì, credo che molti abbiano già, se non una relazione stabile, perlomeno già una conoscenza per le mani, diciamo così. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Questa conoscenza in effetti potrebbe anche essere stabile. La sento come ideale. Potrebbe essere la relazione ideale. Non è detto che sia romantica, ragazzi, può essere appunto tra coabitanti o tra voi e un genitore, per esempio, una relazione. Allora, per l'asso di bastoni abbiamo la ruota della fortuna e il 5 di pentacoli. Datemi una carta per la ruota.
perché sento come se avessi bisogno di fare un'azione per uscire da una certa situazione. Regina di bastoni. Non vi nego che per qualcuno, ragazzi, soprattutto per chi ha una situazione già stabile, potrebbe esserci una scintilla con qualcuno in più. Potrebbe esserci un cambio di prospettiva con una persona che già conoscevate. Diciamo che è un asso di bastoni, può rappresentare l'incontro passionale, siccome qui c'è anche una bella ruota della fortuna con una regina di bastoni, può essere che qualcuno cambi la faccia nei vostri confronti, che si dichiari, che vi arrivi come qualche tipo di notizia, che vi faccia qualche avance, che vi prenda dal lato triste, cioè nel senso che venga a confidarsi con voi e si instauri un qualche tipo di chimica a causa di questo. Non so, vedo come un'influenza in più che arriva. E tenete presente che è anche una carta di azione, di movimento, come se qui ci potesse essere un'azione che effettivamente cambia il destino, cambia il karma più che tutto, perché la ruota della fortuna fa riferimento al karma. Andiamo a vedere. Ok, per il Cavaliere di Pentacoli abbiamo un Fante di Coppe e il Mondo nuovamente. Sì, ragazzi, secondo me è una persona che entra in una stabilità. Andiamo a vedere il 3 di Coppe. Tre di bastoni. Potrebbe essere anche una situazione lavorativa tranquillamente, cioè nel senso c'è come una collaborazione e magari per, per sviluppare delle nuove idee, insomma, si cerca come o entra semplicemente un nuovo personaggio. Potrebbe essere un apprendista. Se fosse una situazione romantica potrebbe essere una tentazione extraconiugale, come vi ho anticipato prima. Però io qui ho la sensazione che ci sia come un sottovalutare o l'altra persona o il fatto che l'altra persona non sia automunito, non abbia il mezzo di trasporto o sento come se l'altra persona fosse, come vi posso dire, un po' con la testa fra le nuvole, poco concreta, un po' ingenua, genuina, però ingenua. Sapete, sono quelle persone che nel caso siano il terzo incomodo, avete paura a frequentare perché pensate che se lo possa far scappare. Andiamo a vedere il 4 di denari. Due di coppe. E papa. Ragazzi, questa persona potrebbe essere più giovane di voi, ve lo dico. Potreste anche sottovalutare effettivamente il potenziale di questa persona. Potreste anche arrivare a decidere di lasciar perdere, nel senso che se fosse un apprendista ci vuole troppo tempo per formarlo, è troppo, come vi posso dire, esuberante, io ho bisogno di qualcuno che magari sia più pacato, più calmo, che segua il lavoro. Non lo so, avrete X motivi per non, come vi posso dire, non fare affidamento sull'altra persona, però sento che ad un certo punto è come se lasciaste andare le cose, lasciaste andare il controllo, decideste finalmente di incontrarvi, unirvi con questa persona. In gran segreto, mi verrebbe anche da dire. Andiamo a vedere la temperanza. 7 di pentacoli. Regina di coppe che abbiamo già là all'inizio della lettura e asso di bastoni che abbiamo qua.
È come se fosse un tira e molla, ragazzi. Cioè, si parte da una situazione stabile dove entra questa energia in più, scombussola un po' le carte, porta come un'energia giovane, frizzantina, che insomma voi non sapete bene se vale la pena o no mantenere nel vostro team, mantenere nella vostra vita, ma sento che sì. Alla fine cederete perché con questo bellissimo due di coppe potrebbe nascere una bella relazione, amicizia, collaborazione. Diciamo che per adesso, essendoci il Papa al contrario, io ho come l'idea che sia meglio ehm, non fare troppa pubblicità di questa nuova associazione, secondo quello che dicono i tarocchi, ok? Sento che la situazione deve un po' essere accompagnata, cioè soprattutto se la persona è più giovane di voi, non date per scontato che questa persona sappia come ci si comporti in determinate situazioni, quindi mettete i puntini sulle i, cercate insomma di spiegarvi, di aprirvi e di accompagnare questa persona eh, durante il percorso che deciderete di affrontare insieme. Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli. 9 di pentacoli, 3 di pentacoli e la luna. Guardate, io sento che soprattutto se dovesse essere una persona, una collaborazione a livello lavorativo, questa nuova iniziativa, questa nuova azione, se non è una persona, l'asso di bastoni individua un'azione fatta con decisione, con intenzione. Qui sento che molti hanno come voglia di uscire dalla mediocrità. Comunque tutto questo è, diciamo, quello che vi serve per arrivare a questo progetto del 3 di pentacoli. Qui abbiamo anche un 9 di pentacoli, è una carta di abbondanza, è una carta dei lavoratori autonomi, è anche una carta di single, vi dirò. Però comunque c'è questo progetto che secondo me riuscirete a sviluppare in autonomia. Abbiamo anche la luna. Io sento come se steste andando verso un vostro sogno, ok? Vedete che è un po' come, non so se si vede questa carta, c'è come la proiezione di Stonehenge, questo è Stonehenge, ai tempi quando c'erano tutte le pietre messe in ordine, è come una evocazione, un'invocazione. Sento come se fosse la visione del sogno, la visione. Sapete quando si è nel deserto e si vede l'oasi, o si crede di vedere l'oasi, no? L'allucinazione sarebbe. Però no, più visione, più visione. Va bene ragazzi, quindi devo dire che qua si arriva ad un certo completamento e lo vedo come un'implementazione di quello che già avete. Avete una situazione stabile, può essere aziendale, relazionale, coabitativa, però è come se appunto si aggiungesse questa energia in più o ci fosse come un ricircolo di energia, perché effettivamente potrebbe essere per qualcuno che certe amicizie, certe collaborazioni, certe alleanze potrebbero cambiare. Credo che qui con queste carte prenderete in mano voi la situazione. Vi faccio un esempio: avete un'azienda, vi siete appoggiati a persone esterne per, non lo so, seguire il negozio di Amazon, è come se faceste un'azione con intenzione e diceste no, allora quella cosa lì posso seguirla io e quindi quel personaggio posso fare a meno di quel personaggio e investire quei soldi lì in altro, in questo progetto che è il 3 di Pentacoli. Quindi è un po' come se facesse qualche cosa di attivo per padroneggiare una situazione. Può essere il guidare la persona più giovane, che può essere sia a livello romantico, di amicizia o collaboratore o dipendente, insomma. Però guardate, tutto verte verso il raggiungimento di questo 9 di Pentacoli, dell'abbondanza finanziaria, l'abbondanza economica. Come vi dicevo, ci potrebbero essere dei temi legati alla casa, quindi alla coabitare. Potrebbe anche essere, vi faccio un'ipotesi, che abitiate con due persone, nella casa ci siano due camere da letto e si aggiunga una terza persona, c'è un qualche tipo di movimento con le persone che abitano con voi o che lavorano con voi, ok? E può essere che una di queste persone, cioè che si aggiunga una persona che decide di dormire sul divano, ma è come se fosse una cosa breve, diciamo così.
Ok, ragazzi, c'è una bella unione. La sorpresa qui è questa nuova unione, questo cambio di ciclo, mi viene da dire. E questa nuova relazione che effettivamente ne può nascere. Non è detto ovviamente che sia una relazione romantica, nonostante ci sia l'asso di bastoni e il due di coppe. Allora, ragazzi, andiamo a vedere quale potrebbe essere qualche difficoltà del momento. Perché mi è difficile essere libero? Come se aveste bisogno di essere sempre con qualcuno o di condividere il tempo, magari con qualcuno, piuttosto che di condividere le idee, lo spazio, il sesso. Andiamo a vedere qualche credenza limitante che potreste avere. Perché voglio avere sopravvento sugli altri? Interessante. Guidate con amore, come la regina di coppe, non come una regina di spade che domina, che comanda. E ora andiamo a vedere un pensiero sul quale potreste riflettere. Constato i buoni risultati degli sforzi fatti fin... No, scusate. Constato i buoni risultati degli sforzi fatti fin qui, invece di vedere ciò che ancora rimane da fare. Che bello! Questo è un ottimo consiglio di mettere l'accento, a mettere il focus su quanto di positivo avete già concluso. C'è un esercizio che ho letto in un libro che è molto effettivo, io devo ancora cominciare a farlo, ma voglio iniziare. Dice di prendere un vaso di vetro, semplicemente, e di appoggiarlo in un posto abbastanza alla vista. E ogni volta che si raggiunge un determinato risultato, stabilite un livello di importanza, ok? Quelli che hanno una minima importanza da quelli che hanno più importanza, però comunque tutti i risultati vanno messi, scritti su un foglietto e poi questo foglietto viene piegato e inserito dentro il vaso, in modo che sia visibile, cioè che uno abbia come l'immagine sotto gli occhi di come i bigliettini vanno aumentando nel vaso e quindi anche tutti i risultati che avete raggiunto fino a quel momento, ok? Poi si suggerisce di celebrare ogni risultato. Ok, andiamo a vedere un paio di oracoli ancora. Ok, allora, il primo è, ecco, la stessa cosa, guarda il lato positivo di tutte le cose. Lezione di oggi. Questo è un giorno dedicato unicamente all'ottimismo. Succeda quel che succeda, il tuo compito consisterà nel vedere solo le qualità positive. L'obiettivo: metti in pratica il potere del pensiero positivo. Poi abbiamo abbandona il risentimento. Identifica un sentimento di rancore di cui hai bisogno di disfarti. Tieni presente che tutti i tipi di risentimento sono velenosi e danneggiano il processo curativo. L'obiettivo: sii cosciente dei motivi perché segui arrabbiata e inizia ad abbandonare i sentimenti negativi prima che finisca il giorno. Ultimo oracolo, ragazzi. Carta numero 29, respirare. Mi viene quasi da dirvi prendete fiato. Qui intende come il focalizzarsi sul ritmo del respiro, della vita, della natura, delle cose in generale. Come se vi dicesse tutto ha un ritmo, c'è il momento di ispirazione
Quindi mi contraggo, è il momento di espirazione dove mi rilasso. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere attraverso i commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica, di metamedicina, come rielaborare i traumi, parlo di credenze limitanti, insomma tratto vari temi a cui io mi sono avvicinata in tanti anni di studi olistici, che io ho praticamente rimescolato e insomma li metto a disposizione. Se volete potete comunque entrare nelle playlist con le copertine lilla e dare un'occhiata ai titoli dei video, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Se invece volete un percorso cucito su di voi per andare a elaborare le credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!